Mondo, buongiorno. Allora, stamattina... che sia un buon giorno. Vabbè, un po' di sole c'è, quindi già un po' meglio. Sì, Meglio di ieri che pioveva. sicuramente. Stiamo andando a fare colazione in una pasticceria 900 qua sta al Sommaggiore. Vabbè, non è proprio vicinissimo. E tanto devo andare al Brico a prendere un pezzo di canalina per finire il lavoro del ragazzo. E niente, il buongiorno si vede dal mattino, c'è un po' di sole, facciamo questi 4 passi. Facciamo la colazione, prendiamo la canalina. Claudio e Roberta sono andati a farsi le loro commissioni, noi facciamo le nostre, ognuno fa le proprie e siamo a cavallo. Quindi ci vediamo in pasticceria. Ho preso il bombolone, vediamo ora com'è. E poi arriva il cappuccino. Estate per il mini bro, cappucciotto per me e ginseng per Jessica. Oh, costa anche meno che quella dell'ospedale, 8,70 €, la 13, vabbè però c'era anche Claudio e Roberta. Colazione fatta. Ora andiamo da Iperconvenienza, che è tipo uncino, e prendiamo la canalina. Canalina conquistata. Ora torniamo indietro e andiamo a montare la canalina e la retrocamera. E poi aspettiamo che arriva il caricabatterie della 220 e monteremo anche quello. E poi mi sa che c'è anche casa su 4 ruote, da fare qualcosina, No, che su 4 ruote lo portiamo in officina. Ah, ok. Gente perché non sei seria. capace. Io meglio che non faccio certe cose. Meglio. Oh, poi bisogna che vi preparate perché ora ho già un po' troppi lavori. Poi casa su 4 ruote tra un po' parte per ferie, Ah sì, Chissà quest'anno dove vi portiamo. Lo scorso li abbiamo portati in Olanda, Belgio, Lussemburgo, Parigi. Quest'anno vediamo dove vi portiamo, Il tempo c'è abbastanza. C'è un po' di nuvole, doveva esserci il sole splendente, ma non è così. Io inizio a cambiare la telecamera esterna e il Christian l'ho messo dentro a fare la canalina con la presa USB. Seguimos. Allora ragazzi, canalina e telecamera messa. Canalina con USB messa, che è questa. E adesso vi faccio vedere anche la telecamera fuori. Praticamente come quella vecchia. Allora, il Christian mi ha fatto vedere che funziona tutto, che è tutto ok e siamo a cavallo. Magari dopo facciamo vedere anche la telecamera che funziona. Ah, perché non l'abbiamo fatto vedere quella? No. Allora, facciamolo subito così ci togliamo il dente. La USB ho fatto vedere però. Allora, tu vai fuori così ti vedono dalla telecamera. Facciamo la visualizzazione. Telecamera VS. Qui abbiamo il monitor, accendiamo il quadro e c'è il Christian lì. Cri? E qua c'avete il bro. No, vieni più avanti. Ok. Vai un pelo più indietro. Ok, quanto ti manca arrivare al camper? Un passo? Ok, almeno gli diciamo al cliente che quando vede le righe verdi sa che più o meno c'è 1 metro ancora a arrivare, perché gliel'ho messa regolata più che si vede per terra per il parcheggio che per guardare dietro, perché se no non vedi più Ci sarà per terra. 1 metro e qualcosa, cioè un passo così. Eh sì. Bene, ottimo, telecamera perfetta, sotto chiave, spegni tutto. Ora facciamo vedere per una bella cosa, né? Più o meno. No, perché? Allora, non è critica, non è niente, però non bisogna mai parlare di qualcuno o quant'altro. Ma questo camper qui, che è il Blue Camp, ha quei termoformati tipo Rimor, no? Se vedete lì c'è un buchetto che è lo sgocciolatoio, ce n'è un altro in centro sotto il terzo stop e un altro laggiù. Probabilmente, perché avevano rifatto fare le siliconature, da qualche parte sta entrando un po' di acqua che poteva essere anche dal terzo stop o dalla telecamera vecchia. Io ero siliconato tutto, però poteva starci. Ma l'acqua che entra nel termoformato che appoggia sulla parete, perché lì dietro poi è vuoto prima di arrivare alla parete, se passa dell'acqua lì ci sono gli sgocciolatori apposta. Cosa è stato fatto qua? Hanno siliconato non quei 2 laterali, ma bensì il centrale, che poi è il più importante perché va in giù, lo sgocciolatoio. In diretta facciamo vedere lo sgocciolatoio tappato perché si vedeva che era pieno di acqua. Ora il Cri taglia un po' di silicone lì sotto e si vedrà uscire l'acqua. Eccola, incomincia. Incomincia? No, perché ce l'hanno proprio. Eccolo. Eccola che ce l'hanno proprio infilato dentro il silicone. Guarda, non so se si vede la gocciolina che cola dalla finestra. Sì, si vede. Guarda tutta l'acqua che sta andando verso i lati. Tutta l'acqua che esce. Ottimo, direi. E poi si infiltrano i camper, no? Con 1 euro di silicone facciamo marcire i camper. Vabbè, ora li apriamo bene così li sgocciola in caso di entrata di acqua. No, c'è la pozzangherina. Fammi salire in scala che...
tutta l'acqua. Ottimo, no? Vedete? Ora lo facciamo meglio, però qui c'è lo sgocciolatoio dove c'è il termoformato che fa pancina, ma lì deve rimanere aperto, non va chiuso, se no non esce l'acqua. Vabbè. Andiamo avanti, va? Che bello. La piscina, il ruscello ci abbiamo. A cascata. È assurdo. Guardate, guarda per terra quanta acqua c'è. Guarda. Tutto bagnato. Vabbè. È arrivata l'ora della pappa. Lavoretti finiti. Oggi abbiamo trofie al pesto di pistacchio con la pancetta, no? Con lo speck. No. Speck e mozzarella. Speck e mozzarella. Oggi voleva un po' di panna, è rimasto a frutta. Vabbè, è buono uguale. Buon appetito a tutti. Allora ti do. Allora, nel mentre che Jessica si fa le unghie. Guarda. Che carino. È arrivato il corriere. Vediamo Quindi ci cosa. avete da fare. Vediamo cosa è arrivato. Andiamo a vedere. Cos'è arrivato? New Solar Panel. Questi sono i nuovi pannelli solari. Li andremo a testare su casa su 4 ruote. Sembra una pubblicità, Ma No, non è una marchetta, l'ho pagati cash. No, cash no, banco. Sono 10 A, 9 A in massima corrente, a 20 volt, calcolando che noi viaggiamo quasi alla metà, diventano 18, dovremmo tirar fuori secondo me una trentina di ampere tutti da questi due. Confronta prima che quei due là che c'erano erano più piccoli e meno potenti. Hai letto le istruzioni come montarli? No, vado dal calzolaio. Ah, ok. Ora li tiriamo via così andiamo a buttare via subito il cartone. Sì. Primo pannello staccato. Andiamo su a vedere. Ciao bro. Iniziamo i lavori su casa su 4 ruote, ne approfittiamo. Abbiamo già tirato via un pannello, ora stiamo andando a togliere l'altro e poi vediamo com'è con i nuovi. Non ve lo dice quasi nessuno, ma anche i condizionatori vanno smontati e puliti e fatta la propria manutenzione. Ok? Quindi puliteli. Io avevo già fatto un video dedicato e lo ridico e lo rifaccio anche adesso perché mi sembra corretto. Quindi fate pulizia e manutenzione anche ai vostri condizionatori. C'è altri piedi, lo sai? Così puoi risparmiarti la mano e aiutarmi. Ciao! Chiamo Angelo, vengo da Savona. Ho 28 anni. I cavi questi qua sotto o sopra? Sotto. Vai. Beh, più in là devi venire. Dove? Devi andare più in là. Lui ha fatto. Ci siamo? Oh, boh. No, di là più che altro, c'è tutto il silicone dietro. Ce l'hai Santa Claire? Primo pannello montato. Andiamo avanti con l'altro che ce n'è da fare. Lavoretto finito. Adesso qua vedete i cavi perché li devo ancora collegare. Angelo li collega domani perché sono venuti a ritirare il camper, i ragazzi. Allora, abbiamo terminato tutto, consegnato il camperozzo ad Alessandro. Ora stasera facciamo una cena light io e Christian perché Jessica è stata a coricare che non si sente tanto bene. Infatti già lassù. Io e il Christian ci mangiamo pizzetta, un po' di insalata. Mangi tu l'insalata? Mangio io. Buon appetito. Cena fatta, mi sono fatto una bella doccia per rinfrescarmi. Ora vado a nanna, Jessica è già a letto, Christian è andato in branda, siamo tutti stanchi. Siamo tutti un po' acciaccati, quindi ci vediamo domani. La giornata oggi è stata impegnativa, nel senso abbiamo dovuto terminare quello, sono arrivati i pannelli, li abbiamo messi già su 4 ruote perché dobbiamo stringere i tempi, perché c'è bisogno di ferie, di visitare di nuovo posti, quindi domani dobbiamo metterci sotto al signor Claudio, metterli i due DC da 50, ripristinare un po' il tutto visto che si può allargare un po' con gli spazi, così allarghiamo un po' e niente, così poi tutto perfetto, è fatto quello, via, si scappa e andiamo a fare ancora un paio di commissioni, ma poi presto un po' di ferie, ma vi lasciamo in sorpresa cosa faremo, ragazzuoli, al buio con questa penombra. Vi auguriamo la buonanotte sotto le luci blu delle costellazioni. Buonanotte a tutti, ciao. Mondo, buongiorno. Allora, iniziamo la giornata al pomeriggio oggi. Oggi iniziamo salutando il Claudio e la Roberta.
Non abbiamo registrato tutto il giorno perché non abbiamo fatto niente di che, sono venuti anche Tiziano con la famiglia, abbiamo salutato, abbiamo fatto un po' di cosine. Ora però noi ci dobbiamo mettere in viaggio, ci rivedremo tra un po', ora per un po' non vedrete più Claudia e Roberta, perché vabbè loro hanno da fare le loro cose, noi le nostre, quindi ci separiamo tra virgolette separiamo per un periodo, ma ci rivedremo sicuramente. Ora li andiamo a salutare. Noi facciamo carica e scarico e dobbiamo andare in direzione Savona, quindi state con noi perché stasera ci vediamo dall'Eurospin. Abbiamo da fare un po' di cosette su Savona, tante le sapete, tante no, quindi ci sta tutto, ma andiamo assieme a salutare Claudio e Roberta ora. Buona, salutiamo il Claudio, la Roberta. Presto ci rivediamo, salutano tutti i follower. Ciao, ciao. Buoni chilometri a tutti e ci vediamo alla prossima. Io Ora sono noi... qui, Tu stai qua? Sì, io mi fermo Ok, qua. allora io e il Cristian andiamo in Riviera Ligure che c'è l'estate, vedi con l'occhialino così, stasera andiamo a andate a Sole Luna, ballare, ok. a ballare e via, con Emiliano. Carica e scarico ci aspettano, per fortuna l'hanno anche svuotato perché ieri si era tappato con i nubifragi che c'è stati sti giorni e per fortuna però sono venuti a svuotare oggi lo spurgo, a svuotare la fossa lì dove si scarica. Guardate intanto quelli del Luna Park, che casette mobili che hanno. Che bei giocattolini, slide out. Quella è bella, prossimo passo di casa, anzi facciamo gancio traino e mettiamo quella dietro. Sì. Servizi fatti, non è il caso di farveli vedere perché c'è già chi li fa vedere i servizi come si fanno. Non è bello, E vedete? non è bello. Salutiamo Claudia e Roberto. A presto! Buon viaggio! Grazie. Partenza? Via! Si parte. Meta? Meta Sanna. Savona. Già l'ho detto prima, mentre spiegavo già prima quello che... come Abbiamo si evolverà un po' la situazione in Bastita. Bene, bene. Sì, vabbè, poi intanto magari potrebbe anche cambiare, perché sapete che noi siamo un po' strani. Vabbè, penso che ormai non è il caso neanche di ripeterlo, se ne dovrebbe essere accorto. Sì. Vabbè, procediamo, dai. Procede la Citroen. Entrati in autostrada, 2 ore ci aspettano, dai. 2 ore 20. 2 ore e 22 che diventano 3 ore. Zona Masone, ragazzi, c'è una temperatura spettacolare. Abbiamo spento pure l'aria condizionata. Ho chiuso perché stavo morendo di freddo. Vabbè, morendo ora, No, esatto. mi stava venendo freddo comunque. Si stava d'incanto. Bene, sappiamo dove venire se fa caldo. Sì. Amazone, Ovada, Amazone. Ci siamo quasi, 170 km l'abbiamo fatti, ormai ancora un 30-40 km e siamo arrivati. 56 km. 56 km siamo arrivati. Tra un po' iniziamo a rivedere il nostro mare. Mi manca. Ti manca un Anche po'? se non ci vado, ma mi manca. Anche se non andiamo al mare, che non siamo da spiaggia, ci hanno detto ma non vi fate mai il bagno? Non siamo tanto da spiaggia. Non ce laviamo. Non siamo da tintarelle di luna. Però solo vederlo già stiamo bene. Ci apro un cuore. Bene. Arrivati all'uscita di Albissola, vado? Vai. Ok. Siamo arrivati al Bissola, ora ci fermiamo un attimo a fare il carico perché lì a Sasso Maggiore abbiamo fatto lo scarico e visto che sono un po' sudato, un po' puzzolente, faccio il carico, mi faccio anche la doccetta così sono bello fresco e pulito come una farfalla. Benvenuti in Liguria, bellini. Allora, siamo arrivati a fare il carico e scarico ed c'era giorno e c'è notte. Abbiamo fatto carico, scarico, le docce, ci siamo rinfrescati, abbiamo fatto tutto. Ora andiamo in direzione Portovado e Eurospin, vediamo com'è la situazione. La cosa brutta è che siamo praticamente in piena estate e non c'è un cane in giro, non sono abituato a ricordarmi la Riviera Ligure Savonese così deserta. Boh, Abbastanza triste. abbastanza triste, infatti anche Emiliana ha detto che non c'è... non è bel segnale, in piena estate così. Siamo arrivati dall'Eurospin, ora andiamo a mangiarci un kebab perché è tardissimo, sono le 10 di sera, quindi ci facciamo 2 passi fino a Vada e ci mangiamo un kebabino. Venite con noi. Purtroppo è successo un incidente gravissimo. Poi facciamo la miniatura così facciamo il click back, no? Come che si chiama? Fanno tutti. Come fanno parecchi, no? Disastro, abbiamo demolito il camper, ragazzi. Abbiamo distrutto il camper. Dove sono gli altri pezzi? Sono già... Ah, li abbiamo lasciati in mezzo alla strada. sì.
Questo è quello che rimane di casa su 4 ruote. Il tetto. Si è demolito. Si è demolito il camper di Lego che avevamo sul cruscotto. Si è disintegrato, ragazzi. Secondo me se fai un video con la miniatura abbiamo distrutto tutto il camper. Si è distrutto il camper. E poi è questo il problema. Sai quante visual facciamo in sto video? Non tagliarlo, Jessica, sto pezzo, lascialo. Che almeno magari la volta buona che facciamo il botto anche noi. E che vedono la gente che sono tutti falsi. Disastro in casa, si è distrutto il camper, sicuro dei Lego. Una lampadina. Vabbè, andiamo a mangiarci il kebab. Stasera kebabino. Jessica una piadina prosciutto cotto e mozzarella. Mi va. No, una volta lo mangiavo. Adesso basta. Guarda, c'è tutti i led che farfallano. Dai mini bro invece mega kebab. Ecco, lo facciamo vedere. Piadina della Jessica. Non ci sono più i kebab di una volta però. Dai bro. Non ci sono più i kebab di una volta. Kebab mangiato, un po' deluso sinceramente, parecchio deluso. Una fettina fetta di prosciutto, una di numero sì. E una fetta di numero di mozzarella, cioè proprio Nel mio kebab non c'era una salsa, manco a pagarla ora. terribile. No, Vabbè, e ora non ci vedono più, quindi ok, ora ci vedono di nuovo che c'è la luce. Poi ci vediamo in camper, ragazzuoli. Tutti a letto, buonanotte a tutti. Domani è una nuova giornata, facciamo salutare Emiliano, forse ci vediamo per pranzo, ci fa conoscere la fidanzatina. Buonanotte ragazzuoli, ci vediamo domani. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi siamo già svegli, ci siamo messi in movimento, ci stiamo spostando dall'Eurospin. Direzione sinceramente non lo sappiamo neanche noi. Nel senso, perché dobbiamo fare un po' di commissioni, ma la prima commissione che devo fare è cambiare il regolatore dell'alternatore nuovo che mi ha messo perché sta sbarellando. Però c'è un caldo e un sole per fortuna, e dove ero messo e come ero messo parcheggiato lì all'Eurospin mi cuocevo anche il cervello. Quindi ora voglio spostarmi, cercare qualche altro parcheggio, qualcosa mi sto studiando dove posso intervenire su quel pezzo che ci sia un po' meno caldo, magari girato col posteriore che mi faccia l'ombra, boh, non lo so, ora lo cerco. Vediamo cosa troviamo, E dal cimitero. O dal cimitero, vediamo, andiamo a vedere com'è là, perché almeno c'è lo slargo, c'è l'asfalto liscio, non c'è terra, potrebbe essere un'idea il cimitero. Allora, abbiamo trovato il parcheggio dal cimitero, perché ho trovato un punto praticamente dietro di qua, c'è il muro che mi fa un po' di ombra sul muso, così riesco a lavorare all'ombra ma i pannelli caricano. Ci siamo vestiti io e il Christian da lavoro, così ora possiamo andare a esercitare la nostra professione. Jessica, inquadraci gli attrezzi da lavoro, ce li abbiamo in mano. Andiamo a spopolare. Andate a lavorare, dai. Lavorare. Andate a sfornare un po' di pane, va. Sfornando alternatori. Pina! Com'era? Pina! Aspetta. Allora, praticamente devi fare di sinistra a destra, così e così, e ora lo tieni così e tiri su. Ah, ci sono. Cioè il doppio scatto. Ah, che bel calore. Praticamente l'alternatore nuovo messo, quello maggiorato, ha questo suo regolatore di voltaggio, solo che probabilmente dentro questa scatoletta qualcosa non va, vedete 12,8, se io la tocco va a 10, si spegne, e quindi mi sbarella la corrente che esce dall'alternatore e non ricarico a modo, e poi non va bene perché sbarella poi tutte le centraline, va a 15, va a 18, fa cose che non deve. Quindi ora io, siccome era tutto in via di sperimentazione questo alternatore, mi ero già fatto dare anche una centralina di ricambio, in maniera che se c'erano dei problemi, che ero in viaggio o quant'altro, potevo sistemarmelo senza problemi. Quindi cosa devo fare? Andare a cambiare tutta questa, che è praticamente la stessa, vedete. Questo era un modello diverso con un regolatore, questa è fissa, però questo è il quanto. Bro, mettiamoci all'opera e cambiamo la centralina al volo. Allora, per fortuna abbiamo riscontrato qual era il problema, che per fortuna non era la centralina. Come sempre io, quando do un po' di fiducia, poi lo prendo in quel posto. Nel senso, quando mi hanno fatto lavoro, sì, ero lì che controllavo, ma non ho guardato proprio col fiato assillato. Perché? Perché anche io quando lavoro mi dà fastidio se uno sta lì a controllare, sembra che non si fidi. Però per fortuna abbiamo controllato prima di smantellare tutto. Dove era il problema? La centralina, avete che ora 12,7, io anche se muovo non cambia.
Qua c'ha la massa che le l'avevo fatta prendere io qua, questa, e qui c'ha il positivo. Avevano messo, tra l'altro questo poi si era rotto, vabbè, poco male questo. Il positivo l'hanno preso qua sul positivo generale, gli avevamo messo un bulloncino normale che tra l'altro non era neanche dello stesso passo, con le vibrazioni si è mollato e quindi mi sbarellava il voltimetro che dava l'input all'alternatore di partire o meno. Abbiamo messo un dado autobloccante del passo giusto e ora non fa più il problema. Quindi come sempre bisogna sempre ricontrollare 1000 volte. Tra l'altro anche i fili dove l'avevano fatti passare, ora io gli ho messo 2 fascette in più perché stavano vicino al motore che si scalda un botto. L'importante è risolverlo. Top. Bro, soddisfatto di aver trovato il problema? Sì, trovato io. Siamo dei geni, non bisogna fidarsi di nessuno. No. Quando dai un po' di fiducia te lo mettono in quel posto subito. Purtroppo sì. Però noi siamo i number one e li freghiamo a tutti. Allora, problema risolto. Ora ci stiamo rispostando perché lì eravamo dal cimitero, c'era un funerale, non era bellissimo stare lì così. Andiamo al molo perché Jessica deve comprarsi l'acqua perché è un po' di giorni che aveva problemi, un po' di male ai reni, che lei soffre di calcolo, allora stiamo comprando per lei l'acqua Fuji che almeno si depura e fa tanta plin plin. Il mini bro assunta la coppa. Ma guarda! È un touch che non taccia. Non si appiccica perché è umida. devo tenerla in mano. Guardami un po' quello là. Quale? Questa che non mi ricordo il numero. Acqua Fuji presa, frutta presa. Andiamo alla cassa. Sì, Ravioli no? presi perché oggi mangiamo da mia suocera, ci ha fatto il ragù e noi ci prendiamo i ravioli. Vamo. Cassiere Che Angelo. vuoi prendere? Sei anche il cassiere ora? Sì. Calzolaio, cassiere. Via, si parte. Direzione casa della suocera. Mangiare i raviolini. Andiamo a Magnà. E dovrebbe anche arrivare Emiliano se non sbaglio. Sì, mi ha detto che sta partendo anche lui da Vallo. Buona, arrivati in quelli di Quigliano, il nostro solito parcheggino. Portiamo su angurette, raviolini e andiamo a Magnà, che è ora. Bella giornata oggi. Fa caldo, però è l'estate, finalmente. Qui 3-4 anni fa, se non mi ricordo bene, aveva nevicato. Vabbè, d'inverno, non d'estate. Sì, ma adesso da quella volta lì non ha più nevicato. No. Ma qua non ha mai nevicato tanto. Ecco che arriva il Porsche Turbo, mia suocera. E mi saluti il follower. Ciao! Ciao, stavi dormendo? Praticamente. Ah, ok, stavi facendo finta di le leggere e figure. seguire. Guardavi le figure. Vabbè. Emiliano è qui, mio suocero dirà che ha buttato i ravioli così non sappiamo cosa mangiare, poi ve li facciamo salutare. Via. Dopo ve li faccio salutare. Ragazzi, il pranzo me lo sono fumato perché avevamo fame, ci siamo messi a mangiare di corsa e niente, abbiamo mangiato, abbiamo ciattellato un po', i raviolini, l'angurietta, l'anguria, l'affettato, ne ho preso un pezzo anche per Pippotto di anguria, i pacchi che prende Jessica, il nuovo giocattolo per Pippo da distruggere, le scatole nuove. durerà poco. E ora andiamo a sistemare la roba in camper e a fare 2 cosine. Le nuove cose di Jessica, le nuove scatolette, se le già montate, io nel mentre mi sono fatto una specie di riposino lì sopra con Pippotto. Non è contenta Jessica perché aveva preso le misure, in teoria dovevano essere comunque più alte, doveva rimanere, e invece ha dovuto fare un mix e niente, non è soddisfatta. No, perché sono un po' arrabbiata perché quelle di prima mi piacevano come erano proprio belle e qualcuno me l'ha distrutte e ora io mi ritrovo con un lavoro che non mi piace. Però me le tengo perché o butto via Pippo. Chi è che l'ha rotte, Monellino? Stai ritirando il pompelmino al mio bambino? Certo, oltre che mi fai i dispetti, li sbuccio tutto, li pulisco tutto, cioè è una cosa, guarda. Cosa sta facendo adesso? Gioca con Lucchetto. Cosa stai facendo ora? Pippo! Cosa stai facendo ora? Monello, tanto per cambiare. Vede che gli sbuccia pompelmo. Ma hai mangiato pompelmo? Ora piuttosto mangia pompelmo. La dritta sta lì. È aspro. Non so se ti piace. Sì, lo mangia. Tosto. Piuttosto perché sa che lo stai dando a Pit. Un Va scodinzo. bene, va bene, bravo. Disinfetta la bocca. Bravo. Vai più in là però. E niente, stavo dicendo che praticamente andiamo ora un attimo giù a Savona perché passo dal mio ricambista di fiducia
e gli chiedo se c'è un iniettore, così ricordate l'altra volta quando eravamo a Torino che eravamo passati dal tizio, ho detto bibi. Se non hai visto i video vai indietro di qualche video e lo vedi, per chi non li ha visti, che non ce li ha seguiti. Dove eravamo a Torino. Eh sì. E quindi vado a prendere un iniettore e iniziamo a fare quel test lì di provare a cambiarne uno, poi l'altro, e vediamo cosa succede. Proveremo anche questa. Poi, già che vado, mi sa che prendo anche olio e filtro, Sì, perché da fare. così lo cambio. Filtro gasolio ce l'ho lì e lo cambio, il filtro dell'aria quando l'avevo cambiato? No, l'ho cambiato in Spagna anche quello, mi sembra. Vabbè, ci butto un occhio, quello se lo pulisco si vede a occhio, è una cavolatina, nel senso, niente di che. E niente, iniziamo a prendere un po' di roba, poi vabbè c'è un po' di gente che mi sta poi aspettando per dei lavoretti, però diciamo tra un colpo alla botta, un colpo al cerchio, un colpo al martello, cerchiamo di fare anche un po' di lavoretti a casa su 4 ruote. Allora, sono andato al ricambista. L'unico camper penso che abbia dei prezzi così enormi. No, vabbè, ce n'è anche di peggio. Comunque costerebbe 2,50 più IVAto contato, revisionato però. Nuovo del FAI 3,50 scontato IVAto e 550 nuovo del FAI della Ford, marchiato Ford. E poi non arriva marchiato Ford ma c'è solo la scatola, perché il produttore è sempre del FAI. Sono andato dal pompista anche, perché comunque, tra virgolette, se il problema risale a che bisognava cambiarne uno o più, bisogna poi risolverla. Gli ho chiesto a lui mi riesce a fare lo stesso prezzo, 3,50, quindi ora vediamo, probabilmente uno lo compro e inizio a testarlo, come mi aveva detto anche il meccanico là, cambiarne uno alla volta e vedere, intercambiarlo da un posto all'altro. Già che dobbiamo spendere 350 euro, spero da una parte che sia quello, almeno sì. si risolve. Boh. Ora siamo venuti all'officina, vado a vedere se trovo un paio di scarpe aperte per me, anche se la vedo grigia, per trovare i numeri, e poi devo venire al brico qui, ok, a prendere un pezzettino di legno per fare un upgrade nel ex vanno bombole dove ci sono tutti i cavi, per migliorare un po' la situa. L'ho trovate ragazzi, ho trovato un paio di ciabatte per me, tra l'altro sono quelle biomediche, guardate che carine. Un po' d'avvezzo però. Ma non è vero, le usano le giovani, io sono giovane dentro. Sì, Però sono comode perché sono ortopediche per la schiena, per le emicranie, magari fanno qualcosa, c'è cose mediche. sì, non si sa mai. Ma vediamo se ne troviamo un paio anche per Jessica. Ma non ne vede già. Non sono brutte, però non ti piace. C'è l'elastico dietro, ti scivola al piede. No, Sì. Sì, sai che io ho il mio problema. E forse solo uno. Jessica ha trovato una delle scatole qua. No vabbè, ma tengo quelle finché c'è ancora. Sono ancora buone da quel lato lì. Eh sì, l'ultimo lato rimasto. Ma sì, però. Legno preso. Vabbè, qua le trovo, quando sono proprio distrutte vengo qua e prendo 2 di queste. Andiamo alla cassa, mi sa. Sì. Shopping fatto, ciabattine prese per me, legnetto per casa su 4 ruote. Ya sta, basta. Basta. Perché stiamo spendendo un po' troppi soldini, Sempre te che si arriviamo in Liguria e tu non sai dire nient'altro. Sì, sì. Stai spendendo un po' troppi soldini, bisogna tenere un po' di soldini, non si sa mai la vita. Io la bara la voglio D'oro. fatta doc. Bella. Ok. Quindi lo so. Ora andiamo. No, fatemi pure bruciare. Mi mettete dentro un oculetto così piccolo. Va benissimo. Cosa sono piccolini. Donna Tana tutta Tana. Guardate che bella che è il mio amore. Bellissima. Beh, quando uno dice così è perché ha detto lo deve fare. Mi ammollo. Torniamo a casetta su 4 ruote. Eccole qui le pappettine. Sono diverse? No. Una più scura, una più chiara, il marrone. No? Vabbè. Forse Noi queste scarpe- l'hanno provate di più. No, puzzano di piedi già? Madonna, che puzza. Di piedi? No, di Madonna, di medicinale, di... plastica. Made in? In Cina. No, Made in Italy. Per quello bisogna plastica. Che belle! Scarpe sul tavolo però non si mettono anche da nuove, portano ok. morti in casa, dicono. Ce ne abbiamo già basta.